Ciao a tutti e benvenuti in questa puntata di Forzinet nella quale mi occuperò delle predictions di WWE Saturday Night's Main Event. Questa edizione di Saturday Night's Main Event è l'ultima del 2025, ma già ne avremo una nel 2026, praticamente a gennaio prima della Royal Rumble. È molto importante perché segnerà il ritiro di John Cena, che sarà l'ultimo match in carriera del leader della C-Nation. Prima di addentrarmi nei pronostici vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube qualora avesse piacere nel seguire i miei contenuti e anche di lasciare un like al video. Partiamo subito ovviamente dal match più importante, che è quello che vedrà John Cena sfidare Gunther. Gunther è arrivato a questa contesa vincendo il Last Time Is Now Tournament, una vittoria abbastanza scontata perché io da luglio sostenevo che Gunther fosse, ovviamente in base anche a quello che avevo letto, sostenevo che fosse Gunther il più accreditato a diventare l'ultimo sfidante di John Cena, e così è stato. Insomma, nulla di nuovo, tutto abbastanza scontato. Il percorso di Gunther ha visto prevalere l'austriaco prima di tutti su Javon Evans, match molto scontato nonostante comunque Javon Evans sia un talento, un prospetto molto promettente, ancora all'NXT, ancora deve farne di strada, dato che non ha ancora vinto neanche un titolo fondamentalmente ad NXT. Poi Gunther ha affrontato Carmelo Ace, anche qui match piuttosto scontato nonostante Ace avesse più quotazioni, insomma fosse più quotato. Semifinale invece con Solo Sikoa, lì forse un pochettino più combattuta, ma secondo me comunque non è mai stata in dubbio la qualificazione e la vittoria di Gunther, era il migliore all'interno del tabellone, forse anzi qualcuno che poteva essere più quotato è stato eliminato prima che potesse incrociare Gunther, che invece in finale ha affrontato LA Knight. LA Knight, per lui si parla di un 2026 importante, chissà che non possa essere magari l'anno che lo consacri come campione del mondo, però intanto ci concentriamo su Gunther, che invece secondo me andrà a battere John Cena in questo match di ritiro. Gunther non ha bisogno di una consacrazione. Ho anche letto delle dichiarazioni del padre di John Cena che non avrebbe voluto Gunther come ultimo avversario del figlio. Ebbene, sarà così invece. Secondo me il padre di John Cena non ha tutti i torti perché sosteneva che Gunther non avesse bisogno di essere lanciato da John Cena, poiché ha già vinto 2 volte il titolo del mondo, ha vinto una volta il titolo intercontinentale, quindi ha già una bacheca abbastanza ricca per essere comunque un atleta che non è da tanto tempo nel main roster. Sono d'accordo su questo aspetto, però io penso anche che a John Cena andasse dato un avversario di livello, e Gunther è un avversario di livello. Non mi piace, non lo amo particolarmente onestamente come personaggio in generale, però Gunther sul ring ci sa fare, è uno dei prospetti, ma neanche prospetto, insomma uno dei wrestler, delle superstar che dominerà la scena per i prossimi 10-15 anni, forse anche di più, quindi io credo che sia giusto così e credo che a vincere sarà Gunther per la fine alla carriera di John Cena, che quindi chiuderà praticamente con 2 sconfitte consecutive dopo quella contro Dominic Mysterio, che è stata fondamentale per Dominic Mysterio, insomma, per elevarne ulteriormente lo status, e anche mettiamoci quella di Brock Lesnar che invece è arrivata a SummerSlam, però non sono 3 consecutive comunque. Però vado ovviamente con Gunther come pronostico. Avremo invece il match campione contro campione tra Cody Rhodes e Obafemi, un match interessante soprattutto per il fatto che Obafemi è tornato campione, e io già ve ne avevo parlato nel commento di NXT Deadline. Non mi aspettavo che andasse a strappare nuovamente la cintura a Ricky Sainz, pensavo che Ricky Sainz potesse avere un regno un pochettino più lungo, adesso vedremo se ci sarà per lui un salto nel main roster o meno. Intanto Obafemi nel main roster già ci approda da campione NXT, andando ad affrontare il campione WWE, che io credo ovviamente porterà a casa la contesa. Non credo ci sia molto da sindacare sul risultato. Cody Rhodes è campione WWE, non può perdere contro il campione di NXT, mi sembra molto molto logica come situazione e come analisi, però allo stesso tempo sono molto curioso di vedere cosa riuscirà a fare sul ring Obafemi contro un wrestler del main roster. Questo sarà un banco di prova fondamentale per Obafemi, e se dovesse superare questa prova trovando una giusta alchimia con Cody Rhodes, credo che poi potrebbe effettivamente essere promosso nel main roster in pianta stabile già tra non molto tempo, anche se io pensavo che potesse essere promosso già prima, onestamente. Avremo anche il match per i titoli di coppia tra AJ Styles e Dragon Lee contro Javon Evans e Leon Slater. Leon Slater e Javon Evans continuano a far coppia. Io continuo a pensare che ci sia uno split all'orizzonte, soprattutto perché Leon Slater è campione X Division e Javon Evans quel titolo lo aveva puntato, era andato all'assalto di quella cintura fallendolo. Quindi occhio che io in questo Saturday Night's Main Event potrei vedere benissimo un tradimento da parte di Javon Evans nei confronti di Leon Slater, così vedremmo
Javon Evans è la versione heel e io non vedo l'ora onestamente di vedere un cambiamento di personaggio per Javon Evans, che sarebbe perfetto poi e propedeutico magari per andare a affrontare Oba Femi per la cintura. Però per quanto riguarda invece il discorso di titoli di coppia, onestamente non credo che possa esserci storia e Jay Styles e Dragon Lee resteranno campioni, però dico occhio agli Usos, perché gli Usos potrebbero, visto questo rientro nella categoria tag team, rientrare magari dalla porta principale, addirittura andando ad attaccare Jay Styles e Dragon Lee. Io Jey Uso lo vedo comunque in procinto del turn heel, sono stati troppi segnali e prima o poi arriverà, non so quando esattamente e non so neanche se effettivamente arriverà insieme a Jimmy Uso o ancora meglio sarebbe, questo io preferirei da singolo nei confronti di Jimmy Uso, un turn heel sarebbe veramente perfetto, però restando sul match per i titoli di coppia del mondo, credo che Dragon Lee e AJ Styles li manterranno e poi effettivamente vedremo quando andranno contro Usos, perché io penso che comunque questo match tra Usos e Dragon Lee ed AJ Styles debba esserci e poi capiremo in caso di sconfitta, secondo me, se potrà, in caso di sconfitta non loro ma degli Usos, se potrebbe esserci effettivamente il turn di Jey Uso ai danni di Jimmy. E poi il match tra Bayley e Sol Ruka, un match che onestamente non mi esalta più di tanto, soprattutto perché Bayley nell'ultimo periodo è stata molto trascurata dalla WWE e quindi onestamente c'è da rivedere un po' il personaggio di Bayley, l'hanno reinserita nella categoria tag team insieme all'Area Valkyria, una categoria tag team femminile che diciamo è in fibrillazione, mi piace molto come si sta sviluppando soprattutto con il rientro di Liv Morgan e del Judgment Day al completo. Però allo stesso tempo credo che Bayley al momento non abbia una direzione chiara, quindi io non mi sorprenderei qualora vincere fosse Sol Ruka contro Bayley, perché Bayley la vedo molto molto una situazione particolare, certo anche Sol Ruka ha i suoi problemi con Zarya, ma credo che io potrei andare contro pronostico, perché forse Bayley è leggermente favorita essendo un atleta del main roster, però se vai a vedere gli scontri che ci sono in questo contesto, penso che la situazione migliore per far vincere un atleta di NXT, che onestamente io penso debba vincere almeno un match, sia proprio questo incontro, quello tra Sol Ruka e Bayley, perché poi, come ho già detto, Oba Femi non può battere mai Cody Rhodes in questo momento, dato che Cody Rhodes è il campione WWE. Per i titoli di coppia forse potrebbe esserci maggiore incertezza, ripeto, se ci fosse qualche intromissione magari potrebbe anche esserci il passaggio delle consegne, ma penso che resteranno ai legittimi proprietari, mentre qui un single match in cui Bayley fondamentalmente non ha niente da perdere, perché al momento il suo status già è molto negativo dal mio punto di vista, è nelle retrovie, sta cercando di reinserirsi appunto nella categoria tech team insieme all'Ara Valkyria, quindi penso che una sconfitta a Bayley non andrebbe a fare ulteriormente male, non farebbe male neanche a Sol Ruka, però qualcuno di NXT credo che in quella serata debba uscire vincitore e penso che possa essere proprio Sol Ruka contro Bayley. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.